Argomento del video di oggi, a grande richiesta, Honda CBR 600 RR 2024. Ebbene sì, a volte ritornano. Da tempo il segmento delle Supersport 600 era stato dato per spacciato, impressione suffragata anche dalla dipartita dei modelli più rappresentativi, modelli che però in realtà non se ne sono mai andati del tutto. La realtà è che oggi 3 delle 4 sorelle giapponesi che hanno fatto la storia della categoria hanno ancora in listino le loro Supersport, quelle vere, magari con modalità differenti, ma ci sono. Honda ovviamente vuole essere della partita e per il 2024 rilancia la CBR 600 RR nuova. La risposta è più sì che no, perché se è vero che il layout tecnico che vedete resta quello che ha caratterizzato la moto fino al 2016, quando è stata tolta dai listini per ricomparire nel 2021, ma solo per il mercato interno, sotto in realtà cambiano davvero molte cose. Gli interventi, soprattutto quelli su motore ed elettronica, sono stati importanti e allora partiamo da lui, dal 4 cilindri da 599 cm3 che è stato ovviamente rivisto nella parte termica. Ha alberi a camme con una differente fasatura, condotti maggiorati e corpi farfallati che passano da 40 a 44 mm di diametro. Questi 4 pistoni escono ora a 121 cavalli, 14.250 giri, regime che è una goduria per chi ama sentire l'urlo del 4 cilindri Screamer, ma nulla di fantascientifico, visto che ormai a questi regimi ci arriva anche la sorellona Fireblade 1000. La coppia massima è invece di 63 Nm e arriva a 11.500 giri. Come era lecito aspettarsi, è tutto nuovo il comparto elettronico. Arrivano acceleratore elettronico e piattaforma inerziale, 5 radii mode di cui 2 completamente personalizzabili, controllo di trazione su 9 livelli, gestione del freno motore su 3 livelli, 5 livelli di risposta al gas e controllo dell'impennata. A tutto questo si aggiunge il cornering ABS. Da questo punto di vista la Honda fa davvero un salto in avanti epocale. Lascio per ultimo il telaio perché è quello che probabilmente è meno cambiato rispetto alla CBR come l'abbiamo sempre conosciuta, anche se Honda ha lavorato anche in questo comparto montando anche un forcellone molto lungo da 569 mm, più leggero di 150 grammi rispetto al forcellone precedente. Showa firma la forcella, la classica Big Piston da 41 mm, completamente regolabili, che ha foderi più lunghi per consentire a chi con la CBR ci corre di cercare diversi bilanciamenti. Showa anche l'ammortizzatore con leveraggio e l'ammortizzatore di sterzo è a controllo elettronico. Le misure, come vedete in tabella e come è giusto che sia per una Supersport, sono compattissime e diverse dalla precedente edizione. Insomma, è chiaro che Honda non ha preso sotto gamba questo progetto limitandosi a fare il compitino per ributtare la sua 600 nella mischia, ma ha aggiornato in modo pesante la CBR 600 RR per renderla la moto più tecnologica del segmento. Cosa sottolineata anche dalla nuova carenatura che sfrutta anche ali aerodinamiche forse non così necessarie su una 600, ma comunque garanti di una deportanza. Elementi chiave di una carena che Honda annuncia come la più aerodinamica di sempre su una sportiva, con un CX di soli 0,55. Peso dichiarato 193 kg con il pieno di benzina, 3 kg in meno della precedente, arriverà ad aprile 2024 a un prezzo molto competitivo di 11.990 euro. Adesso siamo a Portimao per provare CBR 600 RR, mi vedete ancora in borghese perché la giornata non promette bene, c'è il sole, in realtà è spuntato ma la pista è tutta bagnata e passano nuvole rapidamente. Moto con le rain, poi speriamo di cambiarla, non avremo tantissimi turni però andiamo a vedere un po' come va questa CBR 600 RR, cerchiamo di capire quello che si riesce a capire da questa prova.
Eccoci in sella alla CBR 600 RR 2024, ponte di comando, familiare a chi magari ha usato una CBR 1000 Fireblade del 2018, perché il cruscottino è esattamente lo stesso, ma in generale direi che questa moto ha ereditato tutta l'elettronica di quella moto lì. Ponte di comando molto professionale, come potete vedere, e innanzitutto poi potete vedere gli steli, i foderi della Showa V-Piston molto sfilati dalla piastra, ma non è che sono sfilati, semplicemente sono più lunghi dei precedenti, questo per consentire a chi andrà a correre di avere più gioco per poter gestire il bilanciamento della moto, quindi fare una moto più alta, più bassa o più bassa davanti, eccetera eccetera. Strumentazione molto completa, molto leggibile, come potete vedere. Qui sotto ci sono tutti i parametri del motore che prima non c'erano ovviamente, quindi erogazione della potenza, controllo di trazione, controllo di impennata e freno motore. Con la pulsantiera di sinistra, premendo il tasto mode, si vanno a modificare i vari menu e quindi si vanno a modificare le varie aree dove si deve intervenire. Quando si va a premere a lungo si può entrare nei vari parametri delle varie gestioni. Qui siamo nella mappa user, come sapete sono due mappe personalizzabili, user 1 e user 2. Quando siamo in questa configurazione, premendo la slitta, invece si cambiano i tipi di mappa, vedete user 1, mod 1, mod 2, mod 3 e poi le due mappe user. Quindi un cruscotto semplice, compatto, come è giusto che sia per un 600, molto leggibile, qui la spia del controllo di trazione, tutto direi molto high tech e quindi brava, insomma Honda ha fatto un lavoro su questa moto direi interessante. Accendiamola. Andiamo a farci un giro. E andiamo a provare sta CBR 600 con il bagnato e davanti John McGuinness. Allora, la moto è molto compatta, come è sempre stato per la CBR, pedane molto alte, si sta molto rannicchiati, è piccolina, io ci sto bene, la giornata non è delle migliori, dai, andiamo sulle gomme Rain e adesso entriamo a Portimao cercando di trovare il giusto feeling con le nuove Pirelli Rain. Hanno fatto un assetto, devo dire, molto morbido, quindi grip ce n'è abbastanza. Aspettare i 7000 prima che il motore Honda cominci a spingere, c'è proprio un cambio di passo, 7000 giri, sul bagnato si sente molto. Secondo giro, Honda CBR 600 RR sul bagnato. Mappature Power 1, Traction 6 conservativo, Wheelie 1, Engine Brake 3. Metto la leva un po' vicina perché non ha molto feeling sulla leva lontana. Andiamo. E intanto continua a piovere. Il motore, devo dire, sul bagnato ovviamente tutto viene un po' falsato perché ti sembra sempre di avere troppa roba, però sotto non è male, anzi prende bene, cambia carattere molto repentinamente a 7000 giri.
assetto, devo dire, c'è molto feeling, anche se la BPF, sapete, a me non piace tanto, in realtà tutta così aperta sul bagnato non è per niente male. La forcella mi piace molto e anche il mono con questo assetto. È chiaro che qua stiamo andando un po' in punta di gas perché la moto, cioè, qui c'è tanto bagnato, c'è un bel grip, non è male, però c'è come un flesso prima dei 7000 giri, poi riparte il motore e poi riparte una seconda volta dopo gli 11.000. Questa è una curva molto complicata anche sull'asciutto, figuriamoci sul bagnato. Fa tutto bene questa moto, ragazzi, cioè c'è un gran feeling anche sul bagnato. I rally rain, devo dire, molto buone, me le ricordavo molto peggio, devo dire. Ok, giornata un po' complicata, nel frattempo stanno girando già le 1000 e poi torneremo sull'argomento in un altro video col CBR 1000. Bagnato, un paio di turni, insomma non è che prendete un po' con le pinze tutto quello che vi dico, perché alla fine ci vorrebbe un test un pochino più sull'asciutto innanzitutto e più completo per parlare del CBR, che però moto che conosciamo già bene, perché l'ergonomia praticamente è rimasta totalmente invariata, quindi molto compatta, però a me è sempre piaciuta l'ergonomia del CBR 600, quindi la sposo appieno. Diciamo, vado subito al sodo con quello che ho trovato di molto buono sulla CBR 600, che sono il motore e il cambio. Allora, il cambio è bellissimo, quick shifter in salita e in scalata davvero di grande livello, super veloce, non è mai rallentato, comando super morbido, insomma promosso a pieni voti. Mi è piaciuto molto l'erogazione, ovviamente sul bagnato tutto viene falsato perché ti sembra sempre di avere tanto motore, poi in realtà quando vai ad affondare il gas capisci che è un 600 che lo devi aspettare un po'. Il regime di erogazione però si riesce a capire abbastanza bene anche sul bagnato. Fino a 7000 poco, da 7000 c'è un primo impulso abbastanza consistente, dai 9 ai 10,5 c'è un flesso nell'erogazione per poi partire, il motore cede un po' per poi partire verso il limitatore con una bella spinta. Non si sente onestamente la castrazione dell'Euro 5+, il motore devo dire fa il suo, sul dritto insomma si riesce anche sul bagnato a raggiungere i regimi elevati, fare velocità, quindi da questo punto di vista qui la moto devo dire mi è piaciuta. Sul bagnato mi è piaciuto molto l'assetto scelto dai tecnici, c'era molto feeling sul davanti, molto feeling sul posteriore, forcella che messa giù così, la Big Piston a me non è dispiaciuta, ma in generale la Big Piston sulle sportive non mi è mai dispiaciuta, mi convince meno sulle naked che la ingaggiano meno. Qui invece ha funzionato, devo dire, molto bene. La gestione del gas è buona, non è super eccezionale, un filino di on-off nella mappatura in cui l'abbiamo utilizzata c'è, niente di fastidioso perché sennò sul bagnato veramente sarebbe drammatico, quindi io devo dire è buono, però dopo che provi il 1000 capisce che si può fare meglio. Ho trovato appunto quel piccolo flesso tra i 9 e gli 11.000 che vorrei riverificare in un altro momento. È chiaro che guidando sul bagnato usi molti transitori a mezzo gas e quindi non riesci mai ad affondare, a capire veramente come sali di regime il motore. Molto bene la gestione del freno motore, perché sul bagnato sei un freno motore che non ti tiene o che ti tiene troppo, ti mette in difficoltà. Qui era calibrato veramente alla perfezione come l'avevamo messo sulle nostre mappature. Resta comunque una moto assolutamente qualitativa, a questo prezzo veramente c'è dentro tanta bella roba su questa CBR 600. E chiudo con l'elettronica. Allora, controlli non li ho visti troppo invasivi, sicuramente no, però tra l'altro abbiamo girato con l'ABS inserito, quindi super bene. Controlli non li ho visti troppo invasivi, però devo
volevo segnalare che andando giù nella buca l'anti-wheelie faceva il suo dovere, quindi riportava la moto a terra, ma quando l'anteriore toccava l'asfalto aspettava un po' troppo tempo a ridare diciamo, la potenza. Una cosa che voglio riverificare, ovviamente, perché adesso si è rimesso a piovere, perché è chiaro che in queste situazioni insomma un po' tutto viene filtrato dal fatto che stiamo guidando sul bagnato, però alla fine torneremo sicuramente sull'argomento CBR, su piste magari che conosciamo, magari con l'asciutto, quindi questo prendetelo come un primo assaggio. Però devo dire brava Honda, perché per 11.990 euro qua dentro c'è davvero tanta qualità. È la CBR come la conosciamo, è una CBR che può fare molto bene, è una CBR che in pista fa quello che deve fare, una nave scuola perfetta, e quindi dai, sono contento che siano tornate le 604 cilindri, il motore che urla è sempre piaciuto e piacerà ancora a lungo. Più o meno tutto quello che vi sono segnato, avete visto, la giornata è complicata. Qua sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social perché vogliamo arrivare ai 100.000 molto velocemente. Qua sotto nei commenti chiedetemi quello che non vi ho detto. Purtroppo la giornata, insomma, bisogna prenderle quello che è. Il motociclismo è un bello sport, ma quando piove diventa meno divertente, anche se io devo dire che con la 600 mi sono divertito. E noi ci vediamo al prossimo video e torneremo a parlare anche di Honda presto con la CBR 1000RR-R, anche se anche per quella sarà una prova bagnata. Al prossimo video.